Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Partiamo subitissimo con il primissimo aggiornamento di oggi, perché ci sono delle ottime notizie per i pensionati. L'INPS ha infatti annunciato con il messaggio del 20 di giugno di quest'anno ovviamente, il numero 1966, che con la mensilità di luglio sarà erogata la tanto attesa 14ª, anche conosciuta come somma aggiuntiva. Questa somma viene corrisposta d'ufficio a tutti quei pensionati per i quali l'INPS ha già a disposizione i dati reddituali necessari per effettuare la verifica. In parole semplici, se l'INPS ha tutte le informazioni che gli servono, non dovrai fare nulla. La 14ª ti arriverà direttamente con la pensione di luglio. Sorge spontanea una domanda: cosa fare se non la ricevi ma credi di averne diritto? È semplicissimo. Se non ricevi la 14ª a luglio ma ritieni di averne comunque diritto, non ti devi preoccupare. Potrai presentare un'apposita domanda di ricostruzione online. Infatti l'INPS mette a disposizione un servizio dedicato per questa procedura. Ricorda inoltre che il diritto alla 14ª è legato anche al tuo reddito annuo. L'INPS infatti specifica che il reddito deve essere inferiore ai limiti indicati in una tabella che è presente allegata al messaggio. Poi, se mi ricordo, vi lascio qui sotto nella descrizione del video anche il collegamento al messaggio, così chi volesse andarsi a vedere la tabella se la può andare a vedere. Questi limiti variano in base agli anni di contribuzione, quindi ti consiglio comunque di consultare il messaggio INPS per verificare i dettagli specifici sul reddito. Per maggiori informazioni o per presentare la domanda puoi consultare il sito ufficiale dell'INPS. Prima di continuare nel video ti ricordo comunque che qui sotto nella descrizione del video ti ho lasciato come primissimo collegamento un collegamento a tutti i miei collegamenti, quindi il mio sito internet. Se ti interessa puoi andarlo a visionare, come ti ho detto è il primo collegamento e da lì si parte per diventare super iscritti al mio canale, da lì si parte per ricevere una cartolina digitale da parte mia. Se vuoi avere un augurio o qualcosa mi scrivi da lì si può partire per ricevere una PEC gratuita e tante altre cose. Quindi io ti consiglio di andare a visitare il mio sito internet che ti lascio qui sotto in descrizione. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Buone notizie per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Infatti l'INPS con il messaggio del 12 giugno, il numero 1858, ha comunicato che a partire dal 16 di giugno è nuovamente possibile presentare la domanda per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO relativa al 2025. Questo significa che il servizio di presentazione delle domande è stato ufficialmente riattivato, offrendo quindi un'opportunità di sostegno per chi ne ha i requisiti. Ricordati che hai tempo fino al 31 di ottobre per inviare la tua richiesta, quindi mi raccomando non aspettare l'ultimo minuto. Io te lo ricorderò ancora e ancora perché non voglio che perdi questi soldi. Come presentare la domanda? Allora, per presentare la domanda per l'ISCRO ci sono diversi modi, diciamo due, no? Allora, primo, direttamente tramite la pagina dedicata al servizio ISCRO sul sito internet dell'INPS, oppure attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche che trovi sempre sul sito internet dell'INPS.
Assicurati comunque di avere a portata di mano tutte le informazioni e i documenti necessari per compilare la domanda correttamente. Come sempre, se hai dubbi sui requisiti o sulla procedura, consulta il messaggio dell'INPS oppure le sezioni che sono dedicate all'ISCRO proprio sul sito internet dell'INPS, oppure puoi rivolgerti a un consulente fiscale. Ultimo aggiornamento di oggi riguarda la NASPI. Allora, da dove partiamo? Partiamo da poco lontano. La legge di bilancio del 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo che riguarda tutti coloro che, prima di trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, hanno avuto una cessazione volontaria di un precedente rapporto di lavoro. L'INPS infatti ha chiarito la nuova disposizione con una circolare del 5 di giugno, la numero 98. E nello specifico, se ti trovi in una situazione di disoccupazione involontaria a partire dal 1 di gennaio 2025, ma nei 12 mesi precedenti hai interrotto volontariamente, quindi interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato, dovrai soddisfare un requisito aggiuntivo. Sarà infatti necessario possedere almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo che va dalla data di quella cessazione volontaria a quella della successiva disoccupazione involontaria, per la quale richiedi la NASPI. È fondamentale anche sottolineare che questa nuova regola non cambia la modalità di calcolo né la durata della NASPI, ok? Mi raccomando, che poi non ci facciamo confondere. Incide unicamente sull'accesso al beneficio in determinate circostanze. Questa misura, questa novità, questa più che misura diciamo che è una novità, mira a regolare l'accesso alla NASPI in situazioni di transizione tra un lavoro e l'altro, ok? Serve proprio per regolare questo meccanismo, specialmente quando una cessazione volontaria precede di poco una disoccupazione involontaria. Per tutti i dettagli, come sempre, devi verificare la tua specifica situazione, quindi puoi o consultare la circolare dell'INPS del 5 di giugno, oppure chiamare il centralino telefonico dell'INPS, oppure, come sempre, puoi contattare direttamente telefonicamente il centralino dell'INPS ai numeri di telefono che già conosciamo. Prima di concludere ti ricordo ancora di visitare, come ti ho detto prima, qui sotto nella descrizione del video, di visitare il mio sito internet per trovare tante informazioni, tanti aggiornamenti. Quindi mi raccomando, vai a farci un giro, verifica se c'è qualcosa che ti interessa e poi eventualmente da lì puoi anche contattarmi. Quindi è una cosa molto utile e interessante. Con questo è tutto, io ti ringrazio per avermi guardato, ti ricordo di iscriverti al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornato su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!